Ciao e benvenute e benvenuti su Green Tech Tales. Io sono Valeria e ogni settimana qui su Green Tech Tales vi porto delle notizie, delle risorse, dei risultati di ricerche scientifiche e da qui proviamo a capire dove siamo nel mondo tech quando si parla di sostenibilità e di impatto ambientale. Nella prima notizia di oggi parliamo di rischio climatico. I rischi climatici stanno diventando un fattore particolarmente importante per finanziatori ma anche per le banche, perché appunto valutare i rischi climatici di un certo paese o di una certa zona di un paese diventa molto importante per capire se fare degli investimenti in quella zona stessa può portare dei pericoli sotto diversi punti di vista. Quando si parla di rischi climatici si parla di due categorie, di due macro categorie. La prima riguarda i rischi che i cambiamenti climatici hanno sul lungo termine. La seconda invece va su un binario parallelo e sono i rischi di transizione, ovvero tutti quei rischi che derivano dalla transizione verso l'utilizzo di energie rinnovabili. I rischi di transizione sono collegati a tre principali fattori. Fattori politici, cambiamenti nelle preferenze dei consumatori e poi innovazioni tecnologiche. Per valutare il rischio climatico di ogni paese vengono utilizzati al momento tre metodi. Il primo è quello della modellizzazione, il secondo è quello dell'analisi di scenario, mentre il terzo si basa su dei punteggi. Oggi parliamo nello specifico di punteggi o di indici che arrivano da un paper del 2025. Oggi non vedremo il paper, ma vedremo delle riflessioni che sono state fatte e riportate su un articolo che trovate come sempre nel link tree della puntata. In questo paper è stato presentato un nuovo indice per misurare il rischio climatico di oltre 170 paesi al mondo e questo valuta separatamente i rischi fisici e i rischi di transizione, quindi quelli che vedevamo prima, i rischi climatici e i rischi di transizione verso le energie rinnovabili. E oltretutto tiene conto anche delle capacità di adattamento e di mitigazione che un paese ha. Ma a che cosa si riferiscono questi punteggi e che cosa tengono in considerazione? In questi punteggi viene tenuto conto di tre elementi. Si parla di rischio acuto, ovvero quei danni da eventi climatici estremi, e vengono riportati come percentuale del prodotto interno lordo. Il secondo fattore riguarda il rischio cronico, ovvero quei rischi che il cambiamento climatico ha e si possono ripetere sul lungo periodo, sul medio-lungo periodo. Quindi abbiamo ad esempio gli impatti sull'agricoltura, l'aumento del livello del mare, impatti sulle infrastrutture, impatto anche sulla produttività nel lavoro causato dall'aumento delle temperature, scarsità d'acqua, eccetera, eccetera. E anche questo fattore viene riportato come percentuale del prodotto interno lordo. L'ultimo punto è la capacità di adattamento. Quando si parla di capacità di adattamento, nello specifico per questi indici, si parla di quell'abilità economica che un paese ha di far fronte a tutti quegli imprevisti che possono capitare a causa appunto del cambiamento climatico, quindi è vagamente collegato ai punti precedenti, ma si parla principalmente di capacità economica del paese e capacità finanziaria. Questo approccio si basa sostanzialmente, e lo vediamo perché i valori sono riportati come percentuali del prodotto interno lordo, praticamente va a farci capire quanto sono rilevanti gli impatti che il cambiamento climatico ha su ogni paese, quindi automaticamente riusciamo a capire quanto è rilevante un certo fattore di rischio per ogni paese. Nello specifico, i rischi di transizione riflettono da un certo punto di vista le performance di un paese, sia ad oggi ma anche su come quel paese si è comportato in relazione ai cambiamenti climatici. Quindi si parla di valori di emissioni di CO2 e degli impegni che sono stati messi in pratica per mitigarle. Si parla di rendite da combustibili fossili derivanti quindi da carbone, gas e petrolio, anche questi in percentuale del prodotto interno lordo. Si parla di impiego di energie rinnovabili, quindi quante energie rinnovabili sono utilizzate all'interno del paese rispetto al consumo totale di energia. Si parla di intensità energetica dell'attività economica e anche di ambizione politica in materia di clima, ovvero tutti quei contributi che sono stati richiesti dall'Accordo di Parigi, quindi quanto effettivamente un paese si sta impegnando a portare avanti quel tipo di percorso verso una transizione un pochino più sostenibile per l'ambiente.
Un punto particolare dello studio è che lo studio stesso non assegna un valore uguale di importanza ai singoli fattori che abbiamo visto, ma seleziona delle specifiche variabili e assegna dei pesi ad hoc su questi singoli fattori. Quindi è un punto molto interessante perché ognuno di quei rischi in realtà non ha lo stesso impatto su ogni paese, quindi ci porta ad avere anche una panoramica un pochino più, diciamo, reale di quella che può essere effettivamente la situazione di un paese rispetto ai rischi climatici. Ma vi starete chiedendo, ok, quali sono però i paesi a rischio maggiore, soprattutto legati appunto ai cambiamenti climatici e ai rischi climatici sul medio e sul lungo termine? Secondo lo studio e i punteggi che sono stati riportati, quindi la classifica, i paesi più esposti ai rischi climatici sono quelli emergenti e in via di sviluppo. Questo perché? Perché questi paesi sono quelli più esposti sostanzialmente alle conseguenze del cambiamento climatico. Non solo, questi paesi sono anche quelli più esposti ad eventi straordinari come uragani, alluvioni, incendi, ma anche, appunto, come vedevamo prima, le conseguenze delle alte temperature, che non solo impattano la produttività, ma impattano anche il settore agricolo, l'allevamento e tutte quelle attività che i paesi emergenti in via di sviluppo ancora utilizzano ovviamente come settori principali della loro economia. Inoltre, le stesse economie in fase di sviluppo e emergenti hanno ovviamente minori capacità di adattamento rispetto ai paesi sviluppati. Per quanto riguarda invece i rischi di transizione sono molto più rilevanti per i paesi in cui vengono effettivamente prodotti combustibili fossili e per i paesi invece sviluppati. Questo perché questi paesi, sebbene si parli tanto di transizione economica, in realtà sono effettivamente sulla carta molto meno preparati ad una transizione, diciamo, al 100% verso anche l'efficienza energetica e l'utilizzo di energie rinnovabili. Ma questi punteggi, oltre ad essere utilizzati per fare la classifica e vedere quali sono i paesi a rischio maggiore e quali no, per cosa possono essere utilizzati? Oltre effettivamente ad essere estremamente utili per queste classifiche per i motivi che vedevamo prima, i punteggi legati ai rischi climatici possono diventare un importante strumento di gestione del rischio. Come vedevamo all'inizio, questo diventa un punto fondamentale sia per le aziende ma anche per le banche che fanno da appunto creditori. Come secondo punto, questi punteggi possono essere utilizzati anche per identificare e definire tutte quelle priorità di mitigazione e adattamento. Quindi quali sono i paesi che hanno, diciamo, più difficoltà legati appunto all'adattamento a una nuova vita causata dai cambiamenti climatici e dagli eventi estremi. L'ultimo punto ci ricorda che serve non solo avere una panoramica per paese, ma serve avere una panoramica internazionale e di conseguenza avere anche cooperazione internazionale. Infatti, in questo studio e anche per come ne abbiamo parlato fino adesso, è sembrato quasi che il cambiamento climatico sia, diciamo, responsabilità del singolo paese. In realtà no, in realtà il punto di questo studio è proprio far vedere che il cambiamento climatico riguarda tutti indistintamente, ma ogni paese è sottoposto a una situazione differente e può affrontare dei rischi molto diversi rispetto ad altri, come vedevamo prima, le economie emergenti rispetto ad esempio ai paesi sviluppati. Per la seconda notizia torniamo a parlare di curiosità che mi piacciono tantissimo da portare qua sul canale e vi dico soltanto che ne abbiamo viste davvero di tutti i colori in questi, oltre non ricordo a quanti video siamo adesso, ma ne abbiamo viste davvero di tanti tipi. Siamo passati ai parchi solari a forma di panda, che è uno dei miei video preferiti che ho portato qua sul canale, agli alberi solari, ai parchi solari nello spazio, di cui non abbiamo parlato ancora, ma sicuramente avrete letto qualcosa. E possiamo dire che la corsa, diciamo, alle energie rinnovabili ha portato ad avere curiosità, o quantomeno a mettere in pratica dei progetti
abbastanza creativi e interessanti. Però i parchi solari classici hanno un problema, l'abbiamo visto anche in qualche altra notizia, credo, perché non mi è nuova questo racconto, ma i parchi solari richiedono grandi terreni. Questi terreni spesso potrebbero essere utilizzati per tante altre cose, per costruire case, ma anche per l'allevamento, per l'agricoltura e per tutta una serie di altre attività, oltre a fare da terreno base per i pannelli solari e di conseguenza per gli enormi parchi solari che ad alcune persone piacciono, ad altre persone invece non piacciono per niente. Ma arriviamo quindi alla notizia di oggi che cerca di risolvere un attimino questo problema e io veramente non vedevo l'ora di portarvi questa notizia. Oggi infatti parliamo di impianti solari e di parchi solari, non so se possiamo chiamarli parchi solari, ma di impianti solari galleggianti. Avete capito bene e avete sentito bene, diversi paesi hanno cominciato a sperimentare un nuovo tipo di parchi solari, sostanzialmente posizionare pannelli solari sull'acqua, soprattutto in luoghi diciamo, in cui l'acqua non viene utilizzata per altri tipi di business. E i pannelli su acqua effettivamente risolvono il problema dello spazio, come dicevamo prima, e dell'impatto sulla biodiversità che hanno sui terreni. In cui spesso ci sono degli ecosistemi ben specifici, c'è un certo tipo di fauna a cui viene rubato il proprio terreno e quindi i parchi solari su acqua effettivamente risolvono qualche problemino legato ai parchi solari classici. Tuttavia richiedono non solo dei grossissimi costi iniziali, ma hanno degli altri problemi e adesso li vediamo un attimo. Vi ho accennato che hanno dei costi iniziali molto molto alti. Uno dei lati positivi però è che a livello di produzione energetica in realtà sono praticamente al pari dei pannelli solari classici. Un altro punto a favore è che i pannelli su acqua non, diciamo, incontrano un enorme problema che hanno i pannelli solari classici, ovvero quello del calore. Del calore nel senso che i pannelli solari, quando si ritrovano in situazioni di calore molto molto alto, diventano meno efficienti. Questo che cosa vuol dire? Che posizionando i pannelli solari su acqua, l'acqua riesce a mitigare questo calore qui e quindi risolve momentaneamente il problema dell'efficienza dei pannelli solari. Ma vi starete chiedendo quanto sono frequenti i pannelli solari su acqua? Perché mi sembra un po' una situazione, come dire, più curiosa che altro. In realtà i pannelli solari su acqua sono meno dell'1% delle installazioni di pannelli solari a livello globale, ma ci sono dei paesi che stanno facendo appunto da grandissimi apripista su questa soluzione e sono paesi come il Giappone ma anche Singapore. Probabilmente ci sarete arrivati. In Giappone e anche a Singapore c'è pochissimo spazio a livello di proprio terreni. Quindi che cosa hanno detto? Vabbè, proviamo a metterli su acqua. E stanno investendo davvero tanto su questo tipo di soluzione. Il primo motivo è che non hanno abbastanza spazio sui terreni e spesso risulta anche molto molto costoso provare a metterli su dei terreni. Oltre al Giappone e Singapore, anche l'Indonesia sta cercando di iniziare questo percorso in modo da rendere le sue oltre 10.000 isole indipendenti a livello energetico. Inoltre, una costruzione di questo tipo su acqua fu realizzata anche dal Regno Unito circa 10 anni fa, nel 2016 se non ricordo male, furono piazzati oltre 23.000 pannelli solari sulle acque del Tamigi, quindi non è una soluzione nuova, ma diciamo che se soltanto l'1% delle installazioni globali è su acqua, probabilmente qualche problemino ce l'abbiamo. Spostandoci momentaneamente dall'Asia e ritornando un attimino in Europa, potrete immaginare che uno dei paesi, diciamo che a livello di sostenibilità è davvero davvero avanti, in realtà ha portato, diciamo, questa situazione a livello estremo. Sto parlando dei Paesi Bassi. I Paesi Bassi infatti hanno praticamente applicato l'idea degli alberi solari e se non ricordate che cosa sono gli alberi solari vi lascio il link qui da qualche parte, ma sostanzialmente hanno applicato appunto l'idea degli alberi solari ma su acqua, quindi hanno fatto un altro passo avanti. Oltre alla curiosità però, ovviamente, come vi dicevo prima, se soltanto l'1% delle installazioni di pannelli solari è su acqua è perché ci sono dei problemi.
In primis, lo vedevamo qualche minuto fa, tendenzialmente i pannelli solari su acqua vengono installati su acque che non vengono utilizzate per altro, ma soprattutto su acque ferme, come ad esempio i laghi. Indonesia e Singapore hanno deciso di metterli su mare e quindi vabbè, per loro questa considerazione non conterà, ma metterli su acqua, su mare, su oceano, risulta molto pericoloso perché le onde possono danneggiare i pannelli solari. Un modo per risolvere questo tipo di problema è piazzare i pannelli solari a loro volta su delle piattaforme rialzate di diversi metri sopra la superficie dell'acqua. Ovviamente anche questo ha dei grossi problemi e un'altra delle soluzioni è quello di utilizzare il floating rig, ovvero delle piattaforme che possono adattarsi al movimento delle onde. Come avrete potuto immaginare, questo tipo di soluzioni in realtà non risolvono alcun problema. Infatti non esiste una soluzione perfetta per questo tipo di tecnologia, ma nel video della prossima settimana, no scherzavo, la prossima settimana ci sarà la live stream. Nel prossimo video vi porterò un'altra notizia vagamente correlata a questa che riporta un altro progetto veramente fuori da qualsiasi tipo di pensiero. Vi lascio un po' con questo spoiler questa settimana. Bene, per oggi è tutto, spero che le notizie vi siano piaciute. Se vi sono piaciute mettete like, condividete, commentate, mandate ad amici, vicini di casa e parenti. Lo stavo sbagliando questa volta, lo dico talmente a memoria che il mio cervello si era spento. Se volete sostenere il canale e sostenere appunto la produzione di questi video, perché faccio tutto io, dalla creazione dei contenuti all'editing, ai sottotitoli, alle thumbnail che sono pessime, se volete sostenere appunto questo tipo di attività, vi lascio il link Ko-fi, potete donarci un caffè o un tè. Se invece non potete sostenerci economicamente, non vi preoccupate, condividete il canale e condividete le notizie se vi sono piaciute o se conoscete qualcuno a cui possono interessare. Ci vediamo la prossima settimana per la live stream e direi che vi saluto qui, grazie per aver visto fino a qua e alla prossima.